Ciao e bentornati nel mio canale, se sei nuovo benvenuto. Allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Lasciami qua sotto un bel like e un commentino che mi fa sempre piacere, anche semplicemente un cuoricino per farmi capire che sei passato o che sei passata. Oggi andiamo a vedere quello di cui ho parlato, indosso infatti la maglia della diretta con la Neki in collaborazione con Burda Easy. Il giornale è questo qui, Burda Easy 4 2022, che è il penultimo che uscirà quest'anno. Il prossimo sarà venduto nelle edicole e nei centri commerciali il 1° dicembre. Ho sfogliato con voi Burda Easy, se non hai ancora visto il video vai a vederlo subito. In questo tutorial andremo a confezionare insieme una maglia come questa, quindi vedremo quello che non ho potuto far vedere durante la diretta, quindi tutti i passaggi che spero che possano esservi utili. Questa confezione di questa maglietta è rivolta soprattutto per chi si sta affacciando al cucito da poco, quindi per i principianti. Quindi se hai paura di creare la tua prima maglietta con il collo a listino, sei capitata nel video giusto. Quindi ne farò tante comunque di magliette, ho tante idee per quest'inverno, tutorial di modellistica, quindi iscriviti al canale, mi raccomando, se non l'hai ancora fatto. Quindi ti spiegherò tutti i trucchi segreti e tutte le modalità per fare un collo a listino come vedi qua, perfetto. E in un prossimo video andremo anche a vedere, non in questo, in un prossimo, come fare queste maniche così che ho fatto io, e questa è stata una mia modifica del cartamodello, ma lo vedremo in un altro tutorial. Ma andiamo subito al tutorial, non perdiamoci in chiacchiere e ci vediamo più tardi. Quindi andiamo a lavorare su Burda Easy e utilizziamo la macchina HP04, l'elettronica facile della Neki, che trovi su www.nekishop.com e sotto ti metto il link per andarla a comprare. Quindi andremo a vedere in questo video come cucire tessuti elasticizzati in jersey, licra, maglina, bielastici e i trucchi segreti e la modalità per farlo in maniera professionale. Occorrente un tessuto elasticizzato, in questo caso quindi un jersey estensibile elasticizzato sia in lunghezza che in larghezza. L'ho scelto in modo tale che volendo posso farlo anche di una taglia più piccola e quindi che mi risulti molto aderente. Ho bisogno di 1,35 m di jersey estensibile, di spilli e di aghi. Gli aghi che sono consigliati sono i super stretch, l'ago jersey 80 80 90 oppure il super stretch che è il 90 14. Li puoi trovare in vendita in nekishop.com. Inoltre avrai bisogno di un doppio ago, anche questo elastico, quindi stretch 4,75, di forbici per il taglio della stoffa e forbici per il taglio della carta, un tagliafilo, un marcatore, degli spilli, un metro, un gesso e squadrette varie. Andiamo sempre a controllare la tabella taglie, prendi sempre le misure e trova la tua taglia, segna le tue misure quindi in una colonna vuota. Qua abbiamo addirittura una colonna vuota dove possiamo inserire le nostre misure, eventualmente possiamo anche ritagliarlo in modo tale da avere tutto a portata di mano. Le taglie Burda non sono taglie italiane ma sono taglie tedesche, per cui prendi sempre le misure e se trovi una difficoltà scegli sempre la misura quindi più grande, quindi la taglia più grande. La maglia che andremo a fare quindi è la numero 1B, perché abbiamo 3 maglie diverse, la 1A a manica corta, la 1B a manica 3/4 e la 1C manica lunga. Andremo a fare proprio questa qui. Qua ci sono tutte le spiegazioni rispetto ai Burda che troviamo in edicola. Questo, come puoi vedere, ha una parte liscia, una parte vuota nella parte di dietro, quindi ci consente di poter ritagliare il nostro cartamodello. Ed ecco qua il cartamodello che ho ritagliato. Come si fa? Si prende un evidenziatore dopo che ho trovato la mia taglia e si evidenzia tutta la parte del cartamodello, e così faccio con tutte le parti mio cartamodello. Ecco lo schema su come posizionare il cartamodello. Abbiamo la parte 1 del davanti, la parte 2 del dietro e la 3 la manica e A che dobbiamo costruirci da soli, quindi non esiste il cartamodello. Questa che vediamo qui è la tabella del colletto, quindi a seconda della taglia la lunghezza sarà diversa. Io ho una taglia 40, quindi avrò 50 per 8 cm,
centimetri. Queste invece sono le parti del cartamodello. Devi decalcare con la carta velina e quindi riportare le tue misure esattamente nella carta velina, segnandoti tutti i punti importanti. Dobbiamo unire il 3A col 3B, quindi la parte 3A superiore della manica con 3B inferiore della manica. Lo dobbiamo fare con il cartamodello e unire con lo scotch. Ed ecco qui infatti il cartamodello, che ho unito queste due parti con lo scotch. Come possiamo vedere, la ripiegatura della stoffa, quindi le due cimose, vanno a baciarsi l'una con l'altra, quindi non è sistemato cimosa con cimosa e dall'altra parte c'è il ripiego, ma il ripiego è sia a destra che a sinistra. Questo ci permette di fare in modo che la maglia possa essere posizionata tutte e due, sia il davanti che il dietro, nella ripiegatura della stoffa. Anche la, che è il colletto, l'ho messa nella ripiegatura della stoffa, quindi una volta che tu trovi la misura della lunghezza, devi dividerla per due in modo tale da metterla nella ripiegatura. E poi la manica, che è nel dritto filo, deve essere tutta la stessa distanza dalle cimose. Segnare i margini di cucitura con un gessetto e un regolo per orli. Io come regolo uso questo ovviamente è in miniatura, quindi prendo il mio gessetto e mi segno 1,5 per quanto riguarda tutte le cuciture. Per quanto riguarda l'orlo sia del davanti che del dietro che della manica sono 3 cm e me le segno. Poi prendo le forbici, taglio la parte, ovviamente sto tagliando la parte in miniatura. Una volta tagliata la parte, prendo un filo da imbastire, faccio quelle che vengono chiamate le marche, dette anche punti molli, perché appunto, come possiamo vedere, sono morbide. Fai in modo che sia il davanti che il dietro possano essere visibili. Si apre il tessuto in questo modo e si vanno a tagliare questi fili in questo modo, e questo è il metodo più sicuro e sartoriale per avere appunto la specularità del modello, quindi sia da un lato che dall'altro. Come esempio abbiamo la manica, che vediamo che è formata da questi fili che formano una sorta di erbetta. Decalcare il cartamodello, due modi. Il primo modo è con i filamenti, il secondo modo è con la carta copiativa di Burda. In questo caso devi utilizzare questi, che sono delle rotelle, una è dentellata e una è liscia, che servono per fare in modo che la parte decalcata possa essere visibile al rovescio del tessuto. Non è un metodo che preferisco perché ho paura che si rovini sia la carta che determinati tipi di stoffa che si potrebbero rovinare. La prima cosa che devo fare è la cucitura delle spalle. Dopo andiamo a vedere come avviene questo tipo di cucitura, che è una cucitura elastica fatta semplicemente con la macchina per cucire elettronica HP04 della Necchi. Ho cucito e rifinito i margini. Prepariamo il colletto. È formato da una striscia che io faccio combaciare l'uno con il lato più corto l'uno con l'altro. Lo cucio e l'ho rifinito con un punto overlock che è molto elastico, come possiamo vedere. Nella macchina per cucire è il numero 07. Giro il mio colletto facendo combaciare le cuciture e fissandolo con lo spillo. Fisso le parti aperte del mio colletto con degli spilli in modo tale da bloccare. Prendo la misura della parte opposta della cucitura, fissandola con lo spillo, in questo modo. Questi due devono combaciare, la parte centrale dietro e la parte centrale davanti. Anche lo scollo va diviso. Faccio combaciare queste due parti, le parti delle spalle, l'una con l'altra, e mi segno il centro davanti. Questo è il centro davanti. Faccio la stessa cosa con la parte del dietro, faccio coincidere le spalle e mi trovo il centro del dietro. Me lo segno con lo spillo. Volendo posso utilizzare anche un gessetto in matita e segnarmi il punto. Tanto questa marcatura andrà cancellata. Il dritto è all'esterno. Facciamo coincidere il dietro con il dietro, il davanti con il davanti, quindi il centro davanti con il centro davanti. Dopodiché devo appuntare le parti del colletto in questo modo. Metto tutti gli spilli. Questa è la parte del dietro e continuo ad attaccare gli spilli. Quindi attacco dritto contro dritto il colletto alla maglia. Utilizzo la HP04 della Necchi che trovi nel sito neckishop.com. Andiamo a utilizzare questi punti, che sono i punti elastici. Sono il numero 03, il numero 05 e il numero 07. Puoi utilizzare anche semplicemente solo lo 03 e 05. Quindi vado a segnarmi 03 e lascio così le impostazioni.
togliamo il braccio libero e inseriamo all'interno il mio colletto per poterlo rifinire. Come punto di rifinitura utilizzo questo punto qui, che è il numero 05. Stira il collo in questo modo, utilizzando l'apposito cuscinetto. Adesso andiamo a vedere come si attacca la manica. Io l'attacco in questo modo. Possiamo fare due cose: o attaccare prima i fianchi e poi la manica, ma per quanto riguarda i tessuti elasticizzati preferisco fare il contrario, quindi attaccare prima la manica, quindi far coincidere la parte centrale il culmine della manica con la cucitura della spalla. Li devo mettere dritto contro dritto, in questo modo. Io vado ad attaccare questo qui, coincidere questa parte e mettere gli spilli. Ho messo gli spilli e adesso imbastisco tutta la parte e poi successivamente, dopo aver imbastito, devo eliminare i fili lenti. Come vediamo, l'imbastitura coincide con tutti e due i punti molli, sia da una parte che dall'altra, come possiamo vedere. Quindi il dritto è all'interno. Dopo che abbiamo imbastito, dobbiamo togliere i punti molli e li tolgo con le pinzette, delle semplici pinzette beauty. Si fa molto prima. Ovviamente anche dall'altra parte. Staccato tutti i punti molli e abbiamo la nostra manica pronta per essere cucita. Quindi con un punto che è il numero 3, punto fulmine, che è un punto elastico della macchina per cucire, e poi rifiniamo con il punto overlock, che è sempre un punto di rifinitura elastico, oppure con il punto zig zag e il triplo elastico. Li rifinisco con il punto 05, che è un punto triplo elastico. Rifinisco i margini chiusi della manica. In questo modo. E viene così. Super elastico. Una volta che ho attaccato le maniche, questa è la manica come vediamo. Cosa faccio? Qual è la mia tecnica? La mia tecnica è cucire contemporaneamente la manica e il fianco. Quindi faccio coincidere le due parti dell'ascella, una con l'altra, facendo in modo che le due cuciture siano una a destra e l'altra a sinistra, in questo modo. In modo tale che possa risultare una cucitura più piatta. E metto gli spilli. Metto gli spilli nelle maniche. Ho attaccato quindi la manica con gli spilli. Faccio coincidere tutta la parte del fianco. E tolgo i fili lenti. Vado a cucire sempre con il mio punto elastico, che è il numero 03, elastico 03, per fare le cuciture, che è il numero 05, zig zag triplo, che è un punto elastico. Ho usato quindi il numero 05 a 5 e 2. Ho aumentato la larghezza e la lunghezza del tutto perché mi trovo meglio. Questa è la rifinitura con il punto triplo super elastico. Come vediamo, qui abbiamo punti molli. Io per comodità ho utilizzato una tagliacuci e ho rifinito in tagliacuci. Devo girare verso l'interno in corrispondenza dei punti molli e metto gli spilli. Quindi lo fisso con gli spilli. In questo modo, tutto fissato con gli spilli. Dopo che ho girato tutto e ho appuntato con gli spilli, devo imbastire. Dopo che abbiamo imbastito, dobbiamo cucire l'orlo.
questo tutorial ti sia stato utile e che ti sia piaciuto. Se vuoi puoi prenotare con me una lezione personalizzata e scrivimi a cristianacarpentieri@hotmail.com. Io ti risponderò appena posso. Fra poco arriveranno tantissimi tutorial approfonditi non solo su questo canale ma anche riservati per chi vuole approfondire nella maniera più ottimale tutte le tue problematiche di cucito. Quindi arriveranno veramente tantissime scuole di cucito che vedrete nel mio sito cristianacarpentieri.it. Ti ho dato tutti i miei riferimenti, l'unica cosa che mi manca è iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel like, un commentino qua che mi fa sempre piacere, un bel cuoricino e noi ci vediamo al prossimo video. Ma prima io ti auguro un buon cucito sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao, un bacio.